Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video qui su Planet Spin Fishing. Oggi nuova puntata di Tackle Review, la rubrica realizzata per il web e i nostri canali social dove parliamo di esche artificiali, attrezzature, accessori e oggi vi faccio conoscere un accessorio molto interessante, è una baccan o una borsa da pesca come comunemente viene identificata, porta accessori. Nel video di oggi vi faccio conoscere un po' i pro e i contro di questo mio nuovo acquisto e poi nella parte finale vi do anche qualche consiglio su dove acquistarlo al miglior prezzo disponibile. Partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Cari amici, come vi dicevo nella parte iniziale, oggi parliamo di questa borsa da pesca che comunemente viene definita Baccan. Diciamo che ultimamente quasi tutti i brand realizzano delle borse specifiche per la pesca. Oltre quelle che sono le caratteristiche standard di un borsone, in questa Baccan troviamo i portacanne e i portapinza, che sono un po' il plus che le aziende del settore stanno inserendo per fornire, ecco, un accessorio dedicato con delle specifiche tecniche per il pescatore. Facendoci aiutare da questo documento che solitamente io realizzo per far comprendere meglio l'argomento di cui trattiamo, analizziamo un po' insieme facendo una recensione a questo mio ultimo acquisto che di recente mi sta accompagnando nelle mie uscite di pesca. Siamo partiti con l'introduzione, ora passiamo alle caratteristiche, alle dimensioni di questa borsa, poi nella parte conclusiva facciamo un'analisi dell'uso con dei consigli pratici, analizziamo anche un po' i pro e i contro e nella parte finale, come dicevo prima, vi do il link per acquistarlo al miglior prezzo disponibile. Passiamo alle caratteristiche. È una borsa realizzata in EVA. Una delle caratteristiche principali di questo componente è che è impermeabile e ha una discreta resistenza, è dotata di una chiusura zip rinforzata, cioè la classica cerniera, ed è prevista di una maniglia ergonomica predisposta su una base molto solida e poi è provvista anche di una tracolla che all'occorrenza possiamo mettere e togliere tramite delle clip. Ha una ampia capacità interna i colori che noi possiamo trovare di questa borsa variano dal nero al giallo, al rosso, al blu o il multicolor. Uno dei test che io ho fatto in merito a questa borsa è, come vedete in questa foto, si vede la persona che sale su la borsa e la borsa ha una certa resistenza. Anche io voluto fare questo esperimento e sono rimasto sorpreso perché effettivamente si tratta di informazioni reali e veritiere, quindi ha sopportato il mio peso che è circa 70 kg. Passiamo adesso alle dimensioni. Queste sono le dimensioni della borsa che io ho acquistato, quindi 43 cm per il lato più lungo, 30 per il lato più corto e 27 è l'altezza. Ne esistono anche di altre dimensioni, tuttavia dipende anche un po' dal sito dove lo acquistiamo e gli scopi che noi destineremo a questa borsa, quindi di conseguenza possiamo prendere un modello più o meno ampio. L'uso che ne possiamo fare? Sicuramente per chi pratica lo spinning o lo short jigging o tutte le tecniche di pesca dove è necessario portare con noi diverse attrezzature, dall'esca artificiale al mulinello, allo strofinaccio, a tante altre cose, ecco, che possono servirci durante le azioni di pesca. Questa borsa, ecco, ci aiuta nel trasporto. Ovviamente se noi facciamo la pesca itinerante
itinerante diciamo non è il top, perché di solito chi fa pesca itinerante preferisce lo zainetto in modo che lo aiuta durante gli spostamenti, altrimenti dovremmo avere sempre la mano occupata con questo borsone. Quindi chi acquista questo borsone, nonostante ci sia la tracolla, ha delle dimensioni importanti e quindi valutate bene in fase di acquisto. Altri usi che possiamo farne per chi pratica il kayak fishing, quindi possiamo riporla a bordo del nostro kayak o della barca. E ha una buona diciamo base stabile e una struttura che resiste molto bene agli urti. Possiamo utilizzarla sia per una pesca invernale, ma tuttavia, ecco, possiamo utilizzarla diciamo tutto l'anno perché diciamo non soffre l'umidità né tantomeno il sole, visto il suo materiale di cui è composta. Possiamo utilizzarla tuttavia anche per altri utilizzi che non siano propriamente destinati alla pesca, come il campeggio o l'outdoor. Per quanto riguarda i consigli pratici, quello che vi posso dire è di controllare sempre le dimensioni reali sul sito, perché in alcuni casi è capitato che non rispecchiano quelle che poi sono le dimensioni reali, quindi fate attenzione in fase di acquisto a scegliere il modello delle dimensioni giuste utile per le vostre necessità. Dopo ogni utilizzo in mare, il mio consiglio è di sciacquare con acqua dolce sia l'esterno che l'interno, ma soprattutto la cerniera, quindi la zip, che oltre al risciacquo con acqua dolce vi consiglio anche di lubrificare per evitare che si possa ossidare nel corso delle prossime uscite e quindi ci pregiudica poi l'utilizzo nel tempo. All'interno eventualmente mettiamo esche odorose o che lasciano olio oppure odori molto forti, di utilizzare degli ulteriori contenitori per evitare che queste esche abbiano contatto diretto con il borsone, che poi ecco assorbe gli odori e diventa poi spiacevole nelle uscite future. Analizziamo adesso insieme brevemente i pro e i contro. Ce ne sono tanti che vi elenco in questa slide, però facendo una veloce carrellata possiamo dire che il materiale è molto resistente e durevole. Infatti leva, sopporta molto bene gli urti, i graffi e il contatto con l'acqua salata. Ha una capienza elevata, è ideale per contenere diverse scatole portaesche artificiali, mulinelli o abbigliamento tecnico. È dotato di una base solida e stabile, ha una protezione interessante, molto buona contro l'acqua e lo sporco. Tuttavia ricordiamoci sempre che non è una borsa stagna, quindi eventualmente c'è il contatto diretto con l'acqua, con gli schizzi o sotto la pioggia. Attraverso la zona delle cerniere l'acqua entra all'interno e quindi eventualmente dobbiamo mettere congegni elettronici, batterie, dobbiamo fare attenzione perché questa non è una borsa stagna. È dotata di portacanne laterali. All'interno di questi vani portacanna ci sono delle piccole lamelle che servono a tenere la canna dritta, quello che non succede, vi ripeto, con altre borse che ho analizzato. Il design è molto piacevole e accattivante, il contrasto di questo mio modello nero-giallo è ben riconoscibile anche in condizioni di scarsa luce. E una delle caratteristiche principali che tra le altre cose mi ha spinto anche all'acquisto è il buon rapporto qualità-prezzo. Infatti se noi facciamo un'analisi di mercato tra borse ecco di simile grandezza, possiamo notare che queste che troviamo sui siti di shopping online di provenienza cinese hanno un buon rapporto con il prezzo, quindi sinceramente ecco è una poca spesa con la stessa qualità di quelle che noi troviamo solitamente nei negozianti marcate, griffate con diciamo di brand più importanti, ma alla fine il brand poco conta perché la sostanza è al 90% sempre la stessa.
Passiamo adesso all'analisi dei contro, quindi cosa valutare prima dell'acquisto. Come dicevo prima, le zip, quindi le cerniere, non sono completamente stagne. Questa borsa ha un'impermeabilità limitata, quindi è sconsigliata nell'utilizzo o nella conservazione, per esempio, di congegni elettronici o di batteria. All'interno di questa borsa non ci sono compartimenti modulari, per cui eventualmente noi dobbiamo mettere diversi accessori, dobbiamo acquistarli a parte o lavorare, diciamo, di autocostruzione per suddividere gli scompartimenti interni. La qualità delle cerniere dopo la rigidità iniziale, diciamo che col tempo si perde, e quindi è necessario lubrificare con del grasso, dello spray siliconico. Il peso e l'ingombro di questa borsa è relativamente importante, quindi se noi abbiamo la necessità di percorrere tanto cammino a piedi, sia il peso che l'ingombro di questa bag e il peso interno che noi metteremo diventa abbastanza importante, quindi valutiamo soprattutto all'inizio in fase di acquisto qual è il modello maggiormente ideale per le nostre specifiche esigenze. Sul web alcuni utenti si lamentano delle istruzioni non chiare, però tuttavia si tratta di una bag da pesca e quindi ecco non ci sono tante cose da dover capire a fondo. Il packaging è essenziale, come vi dicevo prima, ci arriva così come la vedete, non, è limitata in tutto quello che sono le cose superflue, e quindi non è dotato di una confezione, ma ci arriva direttamente in un cartoncino e non include accessori o scatole suddivisorie interne. In conclusione, penso che comunque come rapporto qualità-prezzo non abbia niente da invidiare alle marche, ai brand più blasonati, e quindi come rapporto qualità-prezzo secondo me è un costo giusto. Vi consiglio questa bag se avete bisogno di un accessorio simile per le vostre uscite di pesca. Ringrazio tutti voi per aver seguito questo video, commentatelo per farmi sapere la vostra opinione in merito, vi lascio i link in descrizione per un eventuale acquisto. Inoltre vi ricordo che è possibile abbonarvi al canale per ricevere in anteprima tutti i contenuti riservati ai supporters, e poi sullo shop Amazon trovate le guide dedicate allo spinning in mare, e non solo, ci sono le guide dedicate al kayak fishing, alle esche artificiali, alle esche siliconiche, la pesca in acqua dolce, quindi date un'occhiata al nostro shop Amazon. Ringrazio tutti voi nuovamente per aver visto il video fino alla fine, noi ci vediamo il prossimo come sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!